Gli omega 3. Gli omega 3 o EPA o DHA sono degli acidi grassi molto importanti nel dimagrimento in quanto sono in grado di preservare le masse muscolari andando ad intaccare prevalentemente la massa grassa, permettendo così soprattutto di intaccare il grasso preservando i muscoli. Gli omega 3 purtroppo sono degli acidi grassi essenziali, da alcuni considerati una sorta di vitamina, la vitamina F da F fatti, la vitamina del grasso, e servono questi acidi grassi essenziali per garantire una alimentazione essenziale qualunque sia il regime alimentare che noi stiamo seguendo, cioè una normale dieta alimentare, una dieta mediterranea, una dieta low carb, una dieta chetogenica, una dieta proteica, una dieta con o un digiuno con integrazione proteica. E oltre a essere quindi, proprio per il fatto di essere essenziali di vitale importanza, sono di grande aiuto per far perdere peso e quindi bruciare i nostri grassi in eccesso. Però purtroppo, dato il fatto che il nostro corpo non è in grado di produrli da solo, è necessario introdurli praticamente dall'esterno, andando poi a stabilire quale sia la corretta dose terapeutica che noi dobbiamo fare. Quindi, pardon, abbiamo due aspetti: un aspetto semplice di integrazione, che è quella fondamentale per garantire l'apporto degli omega 3 essenziali. Di solito questo è sufficiente attraverso la dieta, mangiando degli alimenti come il pesce, che contengono soprattutto quello azzurro, il pesce grasso, come il salmone, contengono appunto questi grassi essenziali, gli omega 3, oppure apportandoli praticamente sotto forma di integratori alimentari come delle vere e proprie geloperle, che noi possiamo tranquillamente assumere sotto forma di geloperle. Vediamo se riesco ad inquadrarla. Perfetto, questa geloperla, introducendo quello che è l'omega 3, cioè questa integrazione che noi abbiamo disponibile, che ci permette praticamente di assumere questo olio essenziale fondamentale per la nostra nutrizione. E in questa dose terapeutica svolgono importanti funzioni non soltanto sul nostro corpo, ma anche sul cervello. Infatti vengono considerati dei veri e propri antidepressivi. Per quanto riguarda l'azione diretta sul corpo, gli omega 3, come tutti gli acidi grassi essenziali, e l'abbiamo parlando dell'acido linoleico coniugato, che è un derivato degli omega 6, essi hanno un apporto molto positivo sui livelli di colesterolo nel sangue e tendono a tenere il sangue fluidificato, e non solo agiscono sul colesterolo ma anche sulla pressione sanguigna, diventando inoltre importantissimi nel combattere quelli che sono i sintomi della sindrome metabolica o sindrome da insulinoresistenza, cioè gli omega 3 oggi, in accordo, in associazione con la vitamina D, sembrerebbero essere addirittura in grado di poter, contrastare quella che è l'insorgere del diabete, o addirittura avere un effetto benefico sugli effetti del diabete, abbassando i livelli di glicemia, ma soprattutto praticamente andando ad inibire quell'azione che ha l'insulina sulla 3-idrossitremetilglutaril coenzima riduttasi, andando a evitare la formazione di colesterolo a livello epatico per la trasformazione di zuccheri in grasso, proprio perché indirettamente gli omega 3 agiscono sulla insulina e sui livelli di insulina, abbassando quindi tutta l'insulinoresistenza, la sindrome dell'ovaio policistico, la dislipidemie, l'obesità, il sovrappeso e il diabete stesso. E quindi
quindi proprio perché agiscono in questo senso positivo servono anche ad impedire il formarsi del fegato grasso e diventano importanti inoltre in altre patologie come nell'osteoporosi, nella cura della pelle, nell'asma. A dosi terapeutiche, già lo stavamo dicendo, hanno un effetto notevolmente benefico sulla depressione e addirittura sulla sindrome bipolare. Gli omega 3 hanno, diciamo, questa capacità di abbassare i livelli di insulina, favorendo quindi lo scioglimento del grasso, quindi la lipolisi, e quindi praticamente favoriscono indirettamente il dimagrimento perché aumentano il catabolismo del grasso e il consumo periferico praticamente del grasso stesso a livello mitocondriale con la beta-ossidazione, portando quindi praticamente ad un innalzamento del metabolismo, però evitando così quello che è l'eccesso di calorie all'interno del nostro organismo immagazzinati, quindi diventano importantissimi per chiunque voglia seguire un regime dietetico dimagrante o addirittura diciamo di mantenimento. Oltre ad essere antilipogenesi, abbassare i livelli di colesterolo, aumentare il metabolismo, a contrastare lo stress e agire praticamente sulla la fluidità del sangue, è proprio questa capacità che hanno di aumentare il flusso sanguigno a livello muscolare a far sì che gli omega 3 aiutino praticamente i muscoli nella loro attività fisica, perché mantengono una maggiore fluidità del sangue e quindi una notevole attività sull'afflusso sanguigno e quindi sul metabolismo del muscolo. E quindi è importante aggiungerli dalla dieta proprio quando noi vogliamo praticamente ottenere questi effetti. Da cosa sono caratterizzati? Da essere degli acidi grassi poliinsaturi con triplo legame che vengono utilizzati notevolmente in quelle patologie o quelle indicazioni suddette. Cosa sono questi omega 3? Se ne vogliamo fare il nome, sono nomi complessi. L'EPA sta per acido eicosapentanoico, mentre il DHEA sta per acido docosahexaenoico e sono molto presenti nel grasso del pesce, in particolar modo, come dicevamo, nel pesce grasso. Inoltre gli effetti degli omega 3 sono importantissimi sui livelli dei grassi nel sangue, dicevamo della dislipidemia, in particolar modo verso il colesterolo e i trigliceridi. Perché? Perché andando a disattivare l'insulina e quindi quella che stimola l'ormone per la sintesi del grasso, tendono a prevenire la formazione, l'innesco, l'introduzione di grassi nel sangue. Inoltre sono importanti nell'ambito delle patologie cardiovascolari, neurologiche, oltre al bipolarismo e alla sindrome bipolare e alla depressione, sono importantissimi anche nella cura dell'Alzheimer, nell'aiutare l'Alzheimer e la demenza senile. E poi l'abbiamo detto, tutte quelle patologie praticamente a base autoimmunitaria e autoinfiammatoria, e quindi diciamo stiamo parlando che l'uso degli omega 3 sono fondamentali, in particolar modo un'azione che va ricordata è quella capacità che hanno di attivare specifici recettori come il PPR alfa e quindi inducono una maggiore attività mitocondriale con conseguente biogenesi e incremento del metabolismo di base, controllando anche l'espressione di molecole infiammatorie come le adipochine prodotte dal tessuto adiposo e responsabili anche dell'ulteriore aumento della massa grassa. I dosaggi consigliati praticamente degli omega 3 variano sensibilmente a seconda di quelle che sono le situazioni cliniche, lo stato clinico del paziente. Noi di solito consigliamo l'assunzione di 2 o 3 geloperle che abbiamo prima visto. Praticamente le abbiamo viste nel dosaggio che noi possiamo avere di questo prodotto, che sono, diciamo, geloperle da 1,6 grammi al giorno, con un prodotto di acidi grassi omega 3
che sono praticamente sotto forma di etilestere di 1200 mg, da cui 430 mg di EPA e abbiamo 290 mg di HEA, quindi altissimi dosaggi, ma quello che ci caratterizza è che siamo di fronte ad un prodotto che è notevolmente digeribile e che non ritorna su, non dà rigurgito, non dà quindi quel fastidio come gli oli di ricino oppure altri oli grassi che possono tornare su. Noi però ne consigliamo sempre l'assunzione durante praticamente il pasto. Inoltre gli omega 3 sembrerebbero avere una notevole efficacia anche praticamente su quella che è la funzionalità intestinale e soprattutto questo nostro prodotto ha un notevole capacità di assorbimento a livello intestinale. L'unica controindicazione o uso controllato deve essere fatta in soggetti che già assumono sostanze antiaggreganti o sostanze addirittura coagulanti oppure chi è allergico praticamente al pesce o nel caso che ci dobbiamo preparare ad sottoporre a interventi chirurgici, quindi smettiamo di prendere gli omega 3 perché questo sangue molto fluido potrebbe infastidire il campo operatorio al chirurgo. Diciamo subito che ancora un concetto molto importante, che più alti sono i livelli di omega 3 nel sangue, minori sono l'indice di massa corporea, il girovita e soprattutto la circonferenza del girovita e dei fianchi. Promuovendo con una dieta, o meglio un digiuno, una riduzione dei trigliceridi in circolazione, l'aumento degli omega 3, soprattutto dell'acido docosaesanoico, DHE, porta ad un eventuale o meglio ad un minore accumulo di grasso nelle cellule. Questo fa diminuire il volume delle cellule di grasso. Sappiamo che una cellula di grasso nel momento in cui arriva a un diametro di 100 micron, che è quello più o meno di una cellula uovo, ormai il nucleo è troppo lontano dal citoplasma e tende ad ammalarsi, e questo non a caso. Se guardiamo una cellula adiposa, il nucleo è spostato perifericamente e non centralmente alla cellula. Una cellula che modifica troppo il suo volume può essere riconosciuta come una cellula nocicettiva e scatenare un processo infiammatorio liberando sostanze infiammatorie. Ricordiamo inoltre che invece gli omega 3 tendono a non far volumizzare le nostre cellule adipose e quindi diventa importante l'uso dell'omega 3 per migliorare lo stato di salute e soprattutto l'ossidazione dei grassi a livello di tessuti come il tessuto adiposo, il fegato che tende a accumulare grassi, il cuore che poi se accumula grasso può dare vita praticamente a fenomeni di fibrillazione a livello intestinale e nei muscoli scheletrici. Inoltre praticamente va ricordato, proprio per quanto abbiamo detto riguardo alla migliore circolazione sanguigna, praticamente vanno ad aumentare la formazione della massa grassa. Un'ultima nota che vogliamo dare di merito a questi omega 3 è quella di ridurre lo stimolo della fame, perché riduce i livelli di insulina. Quindi l'omega 3 deve essere assunto come alimento essenziale, nutriente essenziale in qualunque tipo di dieta. Può diventare addirittura però avere effetti terapeutici quando ci sia un'indicazione ad abbassare i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, quando si abbia un fegato grasso, quando si voglia avere una migliore azione sul metabolismo del grasso corporeo e quindi a livello degli organi interni. Spero con questo di aver arricchito la vostra conoscenza sugli omega 3 e aver ribadito l'importanza che gli omega 3 hanno in un programma alimentare sia dimagrante, sia del mantenimento dello stato di salute, sia come nutrienti essenziali per garantire un apporto completo, soprattutto nei piccoli bambini e nei pazienti anziani, proprio per gli effetti che gli omega 3 hanno su quello che è l'aspetto non solo corporeo e vascolare, ma anche neurologico. Grazie ancora per avermi seguito. Grazie.